Oh, ciao a tutti cari Basswalkers e ben ritrovati, ben ritrovati. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di effetti, ma attenzione, questo video sarà un po' particolare, desidero che sia parecchio interattivo. Cosa significa? Ogni volta che si parla di effetti sul basso partono subito le sfide, ma che no, gli effetti non servono a niente, ma non è vero che non servono, quello io lo uso sempre il distosore, poi che non è il distosore. E insomma ci sono le diverse squadre, chi si schiera a favore degli effetti sempre comunque, chi invece dice che il basso è bello quando è duro e puro, quindi direttamente nell'ampli, anzi anche l'ampli, via, neanche il cavo, via, neanche il basso, via, ma sì, dai, va bene così. Ecco, insomma, comunque bisogna cercare sempre un compromesso, un equilibrio, ma l'equilibrio è una cosa assolutamente soggettiva, quindi non c'è assolutamente una regola comune. Allora, in questo video non ti spiego come si usano gli effetti, per quello ho già fatto un video che ti linko qui da qualche parte, ho parlato anche in un altro video dedicato all'uso del compressore e anche di come si registra il basso, cosa che tra l'altro qualcuno ultimamente mi ha anche richiesto, quindi se desiderate un video sulla registrazione, sull'home studio, su come gestire il basso in home studio, ecco solo il basso, ovviamente non ho la pretesa di fare dei video da fonico, però se vi dovesse interessare fatemelo sapere lasciando un commento che poi magari ne riparliamo. E a proposito di commenti, questi commenti qua di oggi, sotto il video di oggi, devono diventare un po' diciamo una zona di confronto, quindi ve lo dico subito, cercate di non esagerare, di non scannarvi, deve essere un confronto costruttivo e comincio io nel senso che appunto come accennavo oggi non parlo di come si usano gli effetti ma parlo dei miei effetti, quelli che alla fine dopo tanto tempo e tante ricerche sono arrivato a decidere di utilizzare costantemente, frequentemente. Allora, parto subito col dire che non è assolutamente sbagliata la decisione di non usarne proprio di effetti. È verissimo che il basso è uno strumento che può stare in piedi tranquillamente con il jack nell'amplificatore ed è vero anche che si può non usare neanche più l'amplificatore, di questo tra poco ne parliamo perché io stesso ho un preamplificatore a pedale che uso la maggior parte delle volte che suono live e quindi fondamentalmente l'ampli, diciamo, salvo rarissime occasioni, non mi capita quasi più di usarlo se c'è una, ovviamente, spia, monitor, comunque c'è un sistema d'ascolto di un certo tipo. Quindi inizio col dirvi la mia. Allora, questa è la mia pedaliera, ve la faccio vedere subito. Vedete, in questo momento questo è quello che io vado ad utilizzare ed è quello che in pedaliera. Poi ovviamente ho anche altri effetti, altri pedali, alcuni non li ho più, li ho usati, li uso meno, insomma voglio cercare di darvi qualche input, ecco, poi cercate voi la vostra soluzione. Allora torniamo sulla mia pedaliera. Allora il primo pedale è ovviamente un accordatore, quello al di là del fatto di dover essere il primo della catena è secondo me l'unico pedale indispensabile che vi serve. Sinceramente credo che gli accordatori a pedale funzionino meglio di qualunque altro. Bella la clip, bello la saponetta, tutto quello che vuoi, ma se vai a suonare live meglio avere sempre lì un bel accordatore piantato per terra con un bel display che ti permette di vedere bene quello che stai facendo, soprattutto se magari utilizzi accordature alternative, se devi accordare il basso diversamente a seconda dei brani della scaletta eccetera. Quindi ecco, questo è il primo semplicissimo consiglio, non è un effetto, è un pedale però indispensabile, l'unico forse indispensabile. Continuando, allora quel piccoletto qua giallo che vedete è un delay. Partiamo dal presupposto che possiamo avere, ne avevo già parlato nella lezione dedicata agli effetti, delle tipologie di effetti, gli effetti di dinamica, quindi compressore, eventualmente gate, che vabbè si usa in studio e non sul basso. Il compressore è un processore di dinamica e serve appunto per lavorare sulle dinamiche, quindi sull'intensità, sul volume del suono che esce dal tuo strumento. E poi ci sono i processori di segnale, quelli che realmente vanno a modificare il suono. Ci sono gli equalizzatori, altri effetti utili ma non indispensabili. Un equalizzatore buono ce lo puoi avere sulla testata dell'amplificatore, ti può bastare quello, puoi averlo nel pre a pedale a cui tra poco arrivo. E poi ci sono magari appunto i vari effetti veri e propri, a partire dal classico riverbero, il classico delay e poi tutti i vari suoni strani, i synth bass piuttosto che i filtri di inviluppo, e poi mi vengono in mente piano piano tutti gli altri. Ora ripeto, ti mostro i miei e partiamo da questi. Quindi dicevamo, il secondo che ho messo, ma solo in ordine, diciamo, di apparizione sulla pedaliera, è un classico delay. Ecco, il delay e il chorus sono i due effetti che
utilizzo, diciamo, per avere dei suoni un pochino più d'ambiente. Si potrebbe utilizzare un riverbero. Io, dopo aver provato diversi tipi di riverbero, non ho ancora trovato quello che mi soddisfa pienamente, e ti dico la verità, anche di chorus e delay insieme non sono ancora convintissimo, però in questa fase, in questo periodo, sto un po' lavorando con quelli. Per che cosa li uso? Ripeto, assolutamente soggettivo, mettete nei commenti quello che ne pensate, l'utilizzo che eventualmente ne fate voi. Il chorus e il delay li uso fondamentalmente per delle parti un pochino più d'atmosfera, se voglio giocare magari un po' sugli accordi, se voglio magari giocare su un fretless. Il fraseggio di un fretless con un bel chorus sotto diventa molto interessante. Il delay posso usarlo magari per alcune parti a plettro. Vi faccio sentire qualcosa giusto per darvi degli spunti. Allora, così per esempio come mi piace usare il delay. Regolato assolutamente a caso, poi possiamo metterci qua, regolare tutto quello che vogliamo, il tempo, eccetera, eccetera, ed è un effetto abbastanza interessante. Anche lui, su delle parti magari semi-chitarristiche, arpeggiate, può risultare un effetto interessante, anche se su queste parti, ti dico la verità, preferisco usare un chorus, che suona più o meno così. Comunque un tipo di effetto che si presta molto a cose di questo tipo. Non solo, in realtà io posso usare un chorus anche per suonare dei fraseggi un po' rock. Negli anni 80 veniva molto usato il chorus sul basso per qualsiasi tipo di suono. È un suono un po' particolare, insomma, se poi te lo regoli puoi trovare diverse soluzioni. Io nel mio caso specifico ti mostro il mio chorus. Vedi che ha una regolazione sola, questo rate che puoi mettere praticamente dal minimo, e questo è quello che succede. Vedi che è molto leggero, ha una cosa veramente anche fin troppo invadente, che è questa qui. Sono diversi colori che si possono ottenere. Ecco, io uso gli effetti in questa direzione, cerco di avere dei colori che non uso tutti i giorni, non uso ogni singolo concerto dal primo all'ultimo pezzo. Sono colori, una tavolozza di colori che hai lì disponibile. L'ho già detto anche nel video in cui parlavo di come si utilizzano gli effetti. Se sei indeciso, se non li hai mai provati e vuoi cominciare a sperimentare, parti con un bel multi-effetto. Te ne linko qua sotto uno bellissimo della Zoom, che non è molto che è uscito. Io ho la versione precedente, quello che ti linko qua sotto è quello nuovo, ed è un multi-effetto fatto secondo me molto bene, che ti dà la possibilità di giocare con tutti o quasi gli effetti esistenti. Chiaramente nessuno di questi è perfetto, uguale magari al pedalino che cerca di imitare, però si avvicinano molto, e per iniziare a provare questi suoni secondo me è ottimo, così te li provi un po' tutti e poi magari un domani decidi che quelli che usi sono sempre quei tre, ti compri dei bei pedali che fanno solo quello, pochi effetti ma buoni. Ecco, io sono un po' di questa filosofia. Continuando a vedere quello che ho in pedaliera, ti mostro un effetto che uso da sempre, ed è questo qua è il Best Ball della Electro Harmonix, ed è un filtro di inviluppo. Che cosa fa un filtro di inviluppo? Suona così fondamentalmente. Ottimo nelle parti soliste, ottimo se vuoi fare qualche groove funky modificando un po' il suono dal classico. Questo in particolare ha l'opzione anche, guarda, di mettere una sorta di distorsione, e quindi il suono diventa ancora un pochino più pesante. Come considerarlo? Una sorta di auto wah con un qualcosa un pochino più di particolare, diciamo che lavora molto sulle frequenze, enfatizzando tutte insieme un gruppo di frequenze, poi un altro, eccetera. Ecco, il wah io non ce l'ho personalmente. Il wah è un effetto anche lui molto bello, molto utile sul basso, secondo me, nelle parti magari funky, funk rock, eccetera. Però diciamo che il wah richiede una certa pratica, perché è questo pedale che sicuramente avrai visto, ce ne sono alcuni anche molto famosi per chitarra, ma ci sono anche nelle versioni per basso, e il problema è che devi star lì e fartelo tu, quindi devi riuscire a gestire
gestirlo con il tempo e cercare di dare l'intensità giusta, cercare di regolarlo anche nel modo giusto perché suoni bene. Io sinceramente l'ho provato, non mi ci trovo, ripeto, come tutta questa lezione sono assolutamente pensieri miei, soggettivi, non ci sono regole. Torniamo a vedere che cos'altro uso. Un altro pedalino che io ritengo indispensabile nel mio, e ripeto nel mio modo di suonare, è questo, l'Octaver. L'Octaver, come dice la parola stessa, aggiunge delle ottave. Questo in particolare ti dà la possibilità di aggiungerne una sopra, una sotto. Ci sono tantissimi tipi di Octaver. Questo non è magari neanche uno dei più blasonati, ma per il momento a me sta bene così. Magari un domani ne prenderò un altro, non lo so, quello è assolutamente questione di gusto. Che cosa fa l'Octaver? L'abbiamo visto. Come possiamo utilizzarlo? Vabbè, l'uso più classico chiaramente in fase solista. Questo effetto di due bassi che suonano contemporaneamente su due ottave diverse è molto interessante quando voglio creare delle frasi magari su frequenze alte. Però un uso che per esempio io faccio, io che come ho già avuto modo più volte di dire non sono un amante del 5 corde, nel momento in cui mi è richiesto qualcosa che abbia a che fare con le frequenze della quinta corda, io attacco l'Octaver e posso suonare qui in basso, vedi? Generando un suono che non è esattamente quello della quinta corda, ovviamente, però quell'ottava lì c'è, camuffata un po', potrebbe anche essere, io sinceramente tutte le volte che l'ho usato mi ha dato, in questo modo mi ha dato delle soddisfazioni, quindi potrebbe essere, non so, uno spunto, ecco, prova magari se ce l'hai, non l'hai mai fatto, prova a usarlo così, oppure se ti dovesse interessare sappi che può fare anche questo, un po' forzato, ma ci può stare. E poi, se torniamo a vedere che cos'ho, come ti dicevo, ho il mio bel preamp. Questo è secondo me tra l'altro un modello molto molto bello che ti consiglio, della GR Bass. Ti linko come sempre qua sotto il link eventualmente se ti dovesse interessare ad acquistare. Cosa fa questo preamp? Come ti accennavo, un preamp è semplicemente come se fosse la testata dell'amplificatore. Tu da lì poi con l'uscita bilanciata che ha, in questo caso laterale, puoi andare direttamente nell'impianto facendoti il suono. In quanto preamp hai la sezione di equalizzazione, in questo caso hai una manopola per i bassi, puoi scegliere anche di intervenire su una determinata frequenza che è definita come dip in questo caso, poi hai medio bassi, medio alti, anche qua puoi scegliere le frequenze di ognuna di queste due manopole e poi hai quella degli alti, anche qua puoi aggiungere ulteriori frequenze alte con questo tastino bright, senti già dal rumore di fondo che cambia che sta andando a lavorare su frequenze molto alte. Qui hai la sezione di master, quindi il gain, ovvero il segnale che gli dai in ingresso, e qui il master vero e proprio che è quello che dai in uscita, pre e post, per poter escludere o includere la parte di preamplificatore vero e proprio, quindi l'equalizzazione all'uscita, nell'uscita bilanciata che è quella con il Canon che poi darai eventualmente all'impianto. E questa è la sezione drive, ovvero un vero e proprio distorsore con le sue regolazioni di drive, blend e master, cioè il suo volume. Qua non sto a spiegarti nello specifico adesso cosa sono tutte le regolazioni di questo, perché non sono regolazioni generiche ma sono di questo specifico drive, però a me piace molto l'idea di avere un drive, è secondo me fondamentale se suoni rock, hard rock e metal. Io personalmente ne ho anche uno in uno degli amplificatori che uso più spesso, il mio bel amato Fender. Molti altri modelli, molte altre marche includono un drive, però tendenzialmente se devo usarlo poi live preferisco usare questo, che suona così. Io lo inserisco e questo è il suono regolato come l'ho regolato in questo momento. Sufficientemente aggressivo, senza sporcare però troppo il suono, comunque rimane abbastanza definito. E ci sono diversi tipi di drive, ci sono dei pedali specifici drive, o ripeto puoi trovarlo in diversi modelli di amplificazione, di testate, anche nei combo. Quindi se vuoi un drive, insomma, il mercato è veramente un overdrive, il mercato è veramente pieno, quindi puoi scegliere assolutamente quello che vuoi. Si possono usare anche insieme agli effetti, ebbene sì, come ti dicevo prima, per esempio chorus e delay è una coppiata che uso spesso e risulta una cosa di questo tipo.
suono molto d'ambiente che insomma secondo me può anche sostituire magari il classico riverbero, sono due cose un po' diverse, ma lo scopo per cui andiamo a usare un suono del genere può essere lo stesso, quindi io preferisco utilizzare questo. A proposito di suonare due effetti, di usare due effetti insieme, prima ti ho fatto sentire il drive del pre quando c'era ancora inserito l'octaver, cioè questa cosa qui. Se tolgo l'octaver, il drive da solo suona così. Senti che comunque rimane aggressivo, certo l'octaver sotto gli dava quella pompa sulle frequenze basse, però vedi questa è proprio la combinazione dei suoni che puoi ottenere. Questi sono quelli che uso in questo momento, ecco probabilmente avrai notato guardando che ho anche questo non è un effetto ma una loop station che uso di recente per fare anche dei video che poi pubblico di solito su TikTok e nei reel di Instagram, quindi se non li hai mai visti vai a vederli anche lì, seguimi anche lì che puoi vedere come li uso e delle cose un po' diverse appunto dai classici consigli che ti do qui su YouTube. Questa è la pedaliera che ho in questo momento, in passato ho usato altre cose, ti mostro giusto un paio di pedalini. Questo è un compressore neanche di altissima qualità, sinceramente preferisco non usarlo o se devo usare un compressore preferisco che sia messo live dal fonico direttamente dal banco, ecco questo l'ho preso proprio per sfizio e per provarlo. E non è appunto di altissima qualità, però ce ne sono tantissimi altri in giro. Se ti dovesse interessare usare un compressore, chiaramente tieni presente il compressore, non senti l'effetto, il compressore è un processore di dinamica, tu suoni e emetti dei picchi, andando a impostare la soglia per quei picchi va a tagliare tutto quello che c'è da lì in poi e quindi hai tutto il suono appunto compresso, nel senso che risulta essere sempre nello stesso range dinamico senza avere quei tic, quei click fastidiosi che puoi ottenere magari suonando col plettro, con lo slap, delle note più violente di altre. Questo fondamentalmente deve fare un compressore sul basso e se suoni in un contesto dignitoso dove hai un fonico bravo con un bel mixer, tendenzialmente lo avrai da lì, quindi anche se non lo usi dal basso direttamente con un pedalino puoi suonare tranquillamente. In tutti i contesti dove invece magari la dinamica è importante che abbia delle variazioni, mi riferisco a brani o gruppi blues piuttosto che rock anni 70 dove comunque è bello suonare pianissimo, per un certo punto sparare e ci sta anche la nota un pochino più violenta se non si esagera, quindi compressore secondo me, ripeto, è una cosa soggettiva, ma io non sono un grande fan. Invece un altro pedale che ho usato nel tempo è questo qui, questa è una cosa veramente molto particolare, questo è un vocoder. Allora, per che cos'è un vocoder ti invito a guardare magari più video che riguardano la musica elettronica effettivamente perché lo si sente lì. Pensa alla classica voce, alla Daft Punk per intendere, ecco quello fa un vocoder. Io questo pedalino ho provato a usarlo, lo uso ancora in certi contesti, non così frequenti, infatti vedi che non lo tengo neanche più in pedaliera, tu infili un microfono qui, infili il basso qui e poi esci chiaramente da questa parte e regolando queste due manopole, cantando dentro il microfono quello che vuoi, anche parlando semplicemente, suonando sopra le note, chiaramente devi farlo in sincronia tra quello che suoni e quello che emetti con la voce, che sia cantato o parlata, ottieni un suono un po' robotico, ottieni il suono di vocoder. Chiaramente non suonerà mai come un vocoder vero e proprio attaccato a un synth di un certo tipo, però ti assicuro che è divertente e dignitoso, una cosa assolutamente di nicchia che non ha chissà quali applicazioni anche live o in studio, però a me piace ricercare a volte dei suoni un po' particolari e questo è uno di quelli. Sono una amante anche dei synth bass, anche se non ce l'ho in questo momento, l'ho avuto fino a non molto tempo fa, adesso sto valutando quale modello, quindi tornerò ad avere un synth bass abbastanza breve. Ecco, queste sono, ripeto, le mie scelte, è una cosa assolutamente soggettiva, ti ripeto, ho voluto semplicemente mostrartele oggi per darti qualche spunto, perché voglio capire anche tu, voi, cosa ne pensate, se usate degli effetti, ecco, fatemelo sapere nei commenti, andate anche su Facebook, nel gruppo dei Bass Walker, dove pubblicherò poi il link a questo video, e anche lì potete dare vita a qualche discussione rimanendo nei limiti, ecco, mi raccomando non scannatevi, però io credo che le discussioni costruttive tra chi divide e condivide la stessa passione siano fondamentali perché ognuno ha qualcosa da insegnare, ognuno ha qualcosa da imparare, quindi se impariamo a scambiarci delle opinioni amichevolmente sicuramente ne possiamo giovare un po' tutti, ecco, quindi
3, 2, 1, via, cominciate a chiacchierare e a farmi sapere se usate gli effetti, quali usate, fatelo sapere anche agli altri. Benissimo, questo era tutto quello che volevo dirvi oggi. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, come sempre a iscrivervi al mio canale e cliccare anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati su quello che pubblico. Venite a trovarmi anche sugli altri social, in particolare Instagram e TikTok, dove sono molto attivo con video di altro tipo, ma credo altrettanto divertenti. Su Facebook esiste la pagina dei Buzzwalker, dove potete confrontarvi tra di voi, pubblicare tutto ciò che volete, sempre rispettando le regole e rispettando gli altri. E se volete potete anche iscrivervi alla newsletter del mio sito per ricevere 3 volte alla settimana, non di più, alcune notizie e alcune mini lezioni appunto da leggere più che da vedere. E questo è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!